Bentornati a tutti in questo nuovo video. Allora, stiamo facendo opere di restyling. Abbiamo finito fondamentalmente di sistemare tutta la carrozzeria, diciamo la parte questa qui asportabile da quella fissa, infatti vedete qua c'è ancora stucco da grattare. Rifinito tutto, una mano di antiruggine di qua di là. Abbiamo praticamente sistemato tutte le tolleranze che avevamo in giro. Poi, sempre per un tocco estetico, abbiamo aggiunto questo profilo asportabile che è fissato con 4-5 viti da qui fino in fondo, perché se vi ricordate quella parte qui di carrozzeria sotto è come il mare, fa così. Allora abbiamo tirato una riga per dare un po' di linearità alla cosa e adesso quantomeno è presentabile. Ovviamente all'interno abbiamo comunque mantenuto tutto lo skin originale, vedete qua c'è la lamiera che abbiamo aggiunto estetica, ma dentro la macchina c'è ancora, quindi non abbiamo tagliato la carrozzeria, ma siamo andati solo a coprirla appunto per una questione estetica. Quindi ci eravamo lasciati, non mi ricordo come. Adesso cosa facciamo? Vedete, abbiamo rismontato tutta la parte posteriore, in quanto abbiamo già fatto tutte le sbarre, sistema di alimentazione nuovo a 18 volt, l'abbiamo fatto in fase di premontaggio, tolto tutto. Infatti qua dentro abbiamo le due barre che abbiamo usato per fare le misure, vedete già i fazzoletti delle chiamate che arrivano da sotto, aggiunto le 3 traverse che fisseranno le omnibus alla macchina. Quindi smontato tutto, e adesso cosa andremo a fare? Andremo a togliere la carrozzeria completa per poter mettere probabilmente in pressione la macchina e comunque per poter verniciare tutta la parte posteriore, compreso di box battery, muro, traverse eccetera, per poter rimontare tutte le batterie, tutte le sbarre, iniziare a cablare tutto e avere la parte posteriore finita per poter iniziare a provare la macchina. Il momento è finalmente giunto, quindi poi vedremo cosa monteremo, come partiremo a provarla eccetera eccetera. Nei tempi morti finiremo di sistemare tutta la carrozzeria, le varie botte che ci sono in giro, i buchi eccetera eccetera. Quindi adesso finiamo queste due stupidate che mancano e poi proviamo a tirare giù la carrozzeria e vediamo cosa ci aspetta. Allora, cerchiamo di fare il punto. Come vedete abbiamo tolto la carrozzeria dopo averla sistemata il grosso, diciamo, vedete qua ci sono tutte le stuccate a posto. E siamo andati incontro al fatto che di spazio ne abbiamo poco e quindi dobbiamo farci bastare quello che abbiamo. Quindi abbiamo costruito questo carrellino, ruote alta qualità, per praticamente avere la possibilità di lasciare quello che è la scocca della macchina parcheggiata in un angolino, comunque che si possa spostare in giro e soprattutto non appoggiata per terra per non farle neanche perdere la forma. Infatti i punti di ancoraggio sono gli stessi che ha sul telaio che abbiamo fatto noi, e qua sopra l'abbiamo supportata così. Dov'è che è? Vediamo. Ok, va lì. Un po' brutto da vedere ma è sicuramente funzionale. Abbiamo trovato un posto anche per le portiere col suo angolare là sotto che non si vede e un fermo per non farle cadere, così noi potremmo lavorare sulla macchina tranquillamente e non avere il problema dello spazio e tutto il resto. Quindi grandi novità. Come vedete abbiamo già tirato in giro tanto materiale. Perché abbiamo già verniciato tutta la parte posteriore della macchina, quindi abbiamo dato, se vedete, una mano di vernice solo all'ultimo pezzo di macchina dove andremo a rimontare tutte le litio e dove andremo praticamente a montare tutto il sistema sbarre, il sistema di BMS per la gestione della carica delle batterie eccetera eccetera.
Poi qua sopra, vediamo se riesco a far vedere, ok, andremo a fare le forature per entrare con i cavi dei sub in macchina e viceversa, e tutta la parte anteriore non l'abbiamo ancora verniciata perché aspettavamo di iniziare a provare la macchina e capire un attimino se ci sono risonanze o eccetera. Ad esempio, se noi volessimo saldare qui un rinforzo per smorzare qualche vibrazione o qualche risonanza, così lo possiamo fare. Così è una follia, assolutamente una cosa subito bocciata. Ovviamente non saranno questi 10 cm che cambiano la vita a qualcuno, bisogna anche un po' accontentarsi. Non criticate la vernice perché non è il nostro lavoro, e quindi adesso diamo una soffiata generale a tutto e prepariamo le barre, ve le facciamo vedere e iniziamo a rimontare tutta la parte posteriore. Ovviamente lo faremo senza la carrozzeria montata, così saremo più comodi, abbiamo accesso a più punti come questo, che tendenzialmente qua c'è la carrozzeria, non abbiamo accesso per lavorare, e tutta questa serie di cose. Quindi sì, partiamo con le sbarre, le affrontiamo un attimo insieme e poi via sotto a montare tutto. Ed eccoci qua. Allora, lasciando stare la qualità del tavolino, che è un ricordo questo tavolo, davanti a voi c'è tutto il sistema di alimentazione dell'Escort. Sono quei 4 pezzi di sbarra qui e vabbè, ovviamente le due omnibus che poi porteranno alimentazioni finali. Comunque sono tutte quante punzonate, vedete? Infatti poi andremo a togliere via tutto col diluente, rimarranno solo le nostre punzonate. Sono tutte ovviamente numerate dalla 1 alla 4, c'è il positivo e il negativo, qua tutto bello scritto, perché ovviamente con le tolleranze ci abbiamo dovuto giocare dentro un pochino, le batterie non sono tutte uguali e 1 millimetro di qua, 1 millimetro di là. Abbiamo dovuto farle tutte dedicate, punzonarle tutte per essere sicuri di rimettere nella stessa posizione. Anche le batterie le abbiamo tutte quante numerate per rimontarle nella stessa identica posizione. Quindi, visto così, è un po' di rame senza arte né parte. Adesso andiamo a montare tutto in macchina e vedremo il risultato finito. Vi dico già che le tolleranze sono strettissime e probabilmente andremo a coprire tutto quanto là sotto, andremo a coprire tutto quanto con un foglio di Lexa o di plexiglass, chiamatelo come volete, perché se cade giù una chiave qua c'è da correre. Comunque puliamo tutto con il diluente, una vibratina con la carta e iniziamo a montare tutto, così vi facciamo vedere a cosa servono tutti questi fori, questi da M6, questi qua M6 e M8, e pian piano daremo forma a tutto. Allora ragazzi, abbiamo rimontato tutte le batterie, abbiamo già rimontato tutti gli isolatori per le omnibus, la barra che serve per tenere ben compatto tutto il nostro Lego. Qui adesso sono tirata contro, e adesso diamo una grattatina veloce a tutti i poli per tirare via l'ossido superficiale e poi partiamo così. Andremo ad installare questi grani, scusate, M12, per non andare a stressare l'helicoil che c'è qua dentro, di modo da usare tutta la lunghezza del filetto e poi andare a tirare con piana Grover e dado. Quindi adesso puliamo tutti i poli, diamo una smerigliatina alle sbarre per togliere tutto l'ossido e eventuale sporco di olio eccetera, e partiamo a montare insieme tutto. Allora, abbiamo montato tutto, come vedete è tutto dove deve essere, per fortuna è tutto tirato tranne quei 3 bulloncini lì che ho dimenticato la chiave, però per il resto diciamo che è così.
semplicissimo, pulitissimo, con tutto il suo fissaggio e sotto tutti i suoi bulloncini tirati. Va che bene. Ok, abbiamo già verificato tensione tra questo punto e l'altro, tra il più e il meno siamo perfetti o comunque in linea. Adesso ci manca da fissare o lì il BMS, collegarlo tutto e poi vediamo un attimino cosa manca di ausiliari eccetera, come vericello e radio e tutto il resto. Però in linea di massima è questo. Ovviamente queste vanno ancora pulite e smerigliate, idem per i punti di contatto qua sotto sui fazzoletti. Però è venuto un ottimo lavoro, ci è voluto un po' di tempo, però soddisfatti al 100%. Niente, dai, mettiamo il BMS e poi facciamo due parole ancora sul sistema. Allora, abbiamo montato praticamente tutto, compreso il BMS, che abbiamo aggiunto i tastini. Sono tutte allora da caricare, ma sono tutte identiche. Se cambia la schermata velocemente, no. Abbiamo chiuso qua dentro con la sua ventilazione, ventolina in uscita, filtri obbligatori, e abbiamo collegato praticamente tutto, pulito tutto. Guarda che sono i cavi che vanno belli al loro posto. E al netto dei fazzoletti, uno qui e uno qua, che abbiamo aggiunto per poter lavorare fuori tensione quando andiamo a montare gli amplificatori, almeno lavoriamo in sicurezza, per evitare problemi. Diciamo che nel suo insieme è finita. Adesso dobbiamo trovare un posto per lo spinotto di alimentazione che farà sia la carica delle batterie sia l'alimentazione per il vericello, ma lì ci arriviamo dopo perché dobbiamo farci due parole anche su quello, visto che abbiamo alimentazione a 18 ma il vericello funziona a 12, quindi faremo uno step down apposta per farlo funzionare. E tolto quello siamo così messi, il sistema è finito nella sua semplicità, così compatto, super compresso, di spazio non ne abbiamo più e mancherà da montare gli amplificatori adesso, che sarà un capitolo che aggiungeremo probabilmente più avanti. Adesso vediamo se non facciamo qualcos'altro, ma se non facciamo un altro riepilogo dopo. Allora, come vedete sono passati un po' di giorni, qua c'è tutto coperto, sono comparsi dei pezzi e qualcosa abbiamo montato all'interno, perché vedete ci sono i cavi che avanzano fuori, la porta è stata già chiusa e quindi qualcosa è successo nel mentre. Ma prima di passare alla parte interessante all'interno, abbiamo batteria servizi step down. Questo qua trasformerà la tensione da 18 a 13,8 per caricare la batteria. Alla batteria collegheremo poi la radio e poi con la radio gestiremo la parte dei finali. Questo qua è tutto abbastanza in linea con quello che si fa di solito. Ovviamente se il sistema non fosse stato a 18 volt, tutta quella parte qua, quindi quello dei regolatori di tensione, non serviva, quindi niente. Abbiamo qua uno scatolino dove andremo a mettere i connettori di alimentazione radio con sensor remote e segnale RCA che può andare ai finali. La batteria l'abbiamo già vista e dobbiamo vedere di piazzare tutto in un punto che sia abbastanza comodo e soprattutto dovrà essere legato alla macchina e non alla carrozzeria, perché infatti se noi dobbiamo smontare la carrozzeria per qualche motivo dobbiamo poterlo fare. Quindi questa piccola panoramica, vediamo un attimo di trovare dove piazzare tutto e poi vediamo come è montato, dai. Allora ragazzuoli, come vedete abbiamo finito di montare tutto e abbiamo piazzato qui il connettore RCA e alimentazione della radio, tutto
come abbiamo detto prima, fissato sulla macchina e non sulla carrozzeria. Abbiamo collegato un po' di roba, termocoppie, una qua dietro e una nel volume, adesso andiamo a vedere. Qui abbiamo collegato tutto quanto e all'interno abbiamo già una stufetta, ok, e là dietro vediamo un po' cosa abbiamo. Il nuovo setup dell'Escort. Abbiamo optato per iniziare a provarla con 938 marca XPL. Vi lascio sotto il link dove potrete trovarli, così almeno vi fate un'idea di cosa stiamo usando per iniziare a provare la macchina. Poi faremo due parole in futuro sul perché li abbiamo, faremo probabilmente una puntata dedicata. E qua sotto, che so che state morendo per sapere cosa c'è, troviamo un vecchio amico, uno Stetson 30K alimentato con nuovo setup a 18 volt, step down per caricare la batteria che abbiamo messo nel cofano perché avevamo finito tutto lo spazio disponibile. Abbiamo montati i relay, sono 4, un generale e 3 per gli altri finali che andremo a mettere più avanti. Allora, setup un po' posticcio, abbiamo piazzato su per iniziare a provare la macchina, visto che non sappiamo nulla. Vi diciamo in anteprima che un burpettino l'abbiamo fatto, ma probabilmente dedicheremo tutta questa parte a una puntata sui vari test che faremo. Infatti adesso la stiamo provando così per vedere le risonanze, vedete che c'è tutto ancora da verniciare, quindi è montata per capire cosa abbiamo combinato fino adesso. Voi che ci seguite, sono un po' di anni di lavoro, vogliamo capire cosa abbiamo fatto di preciso, vedere le batterie come si comportano, l'impedenza eccetera. I sub non sono quelli definitivi, li abbiamo montati per provarla. Faremo tutto a suo tempo e spiegheremo tutto in una puntata specifica solo su questa parte. Quindi direi che possiamo concludere, l'abbiamo montata tutta, siamo pronti a provarla, la proveremo tanto e forte e ci vedremo nella prossima puntata. Grazie per il vostro continuo supporto e a presto.